Path of Thunder è stato un evento molto emozionante che ci ha regalato sorprese, conferme e anche qualche preoccupazione. Quest'oggi dunque condividerò con voi i miei pensieri che ho sapientemente racchiuso in 4 punti ben specifici, un po' come già fatto precedentemente con la review di Supreme Fight. E allora allacciate le cinture perché il viaggio sta per iniziare. E cosa c'è di meglio che partire con il successo di Ina? Sì, perché come predetto da me e da molti di voi, Ina è finalmente riuscita a coronare il sogno di una vita, quello di vestire i panni da campionessa, grazie alla vittoria ai danni di Miyu Hamasaki. Tutto ciò ha permesso alla giovane stella di Gozai di conquistare il suo primo titolo in carriera dopo una prestazione allucinante. Io stesso sono rimasto basito dalla sua bravura perché sì, sapevo che Ina era brava, ma onestamente non credevo così brava. Durante il match la sorella di Hana ha tirato fuori una prestazione pazzesca, mostrandoci mosse strabilianti di pura potenza, mescolate a qualche mossa volante, come ad esempio la magistrale Frog Splash con la quale ha chiuso l'incontro. Non vi nascondo che sono davvero felice per lei, anche perché finalmente la Stardom sembra aver riconosciuto tutto il suo valore. Per quanto riguarda Miyu Hamasaki, questa sconfitta non è un qualcosa che andrà ad intaccare il suo percorso più di tanto, visto che può ancora contare sugli Heart of Stardom Titles, che difenderà molto presto, ma di questo parleremo in un altro contenuto. Sicuramente il suo regno come Future of Stardom Champion poteva essere più lungo, ma a mio avviso questo era davvero il momento giusto per dare il titolo alla stella di Gozai. E tornando a parlare di Ina, le belle notizie non finiscono qua, sì, perché la stessa lottatrice al termine dell'incontro ha annunciato che d'ora in avanti sarà una wrestler della Stardom full time. Grandissima notizia dunque per tutti i fans della ragazza e della compagnia nipponica, siccome potremmo d'ora in poi godere ancora di più delle prestazioni di questa giovane stella. Sarà certamente curioso ora capire chi si fionderà sul percorso di Ina e chi cercherà di metterle i bastoni tra le ruote, ma credo che sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane. Intanto non mi resta che fare i miei più sentiti complimenti ad entrambe le atlete per averci regalato un grande spettacolo che resterà ben impresso nella nostra mente per diverso tempo. Voltiamo pagina, restando però sempre in ambito sorelle della Stardom, visto che dobbiamo dare uno sguardo a ciò che hanno fatto Hanan e Sayada, che sono riuscite a conservare i Goddess of Stardom Titles nonostante le loro avversarie si erano presentate molto agguerrite alla battaglia. Su Suzuki e Mei Sera arrivavano allo scontro col vento in poppa, forti della vittoria della New Year Unit League, il che dava loro un vantaggio strategico, se non altro in termini di forma, siccome Sayada era rimasta fuori per diversi giorni causa infortunio alla mano destra. Questo, sommato anche al gran momento che sta vivendo Neo Genesis, faceva pensare che la vittoria potesse andare in favore di Crazy Star, ma così non è stato. Io personalmente sono, anche in questo caso, sono felice del risultato, anche perché il regno di Wingori era da poco iniziato e non sarebbe stato giusto privarle dei titoli così presto. Resta però l'amaro in bocca per Suzu Suzuki, che ancora una volta è costretta a fallire l'ennesima opportunità titolata. Ormai le possibilità fallite di Suzu iniziano a pesare sullo status della wrestler, che inizia ad essere etichettata come eterna incompleta. A mio avviso però Suzuki è ancora giovanissima, avendo solo 22 anni, quindi insomma ha tutto il tempo davanti a sé per vincere trofei, cinture importanti, nonché ritagliarsi lo spazio che merita. Anche in questo caso abbiamo avuto un gran bel match, secondo me inferiore al precedente, ma sempre di ottima fattura. Diciamo che ormai la Stardom ci ha abituati fin troppo bene. E questo ci porta inesorabilmente a parlare del match tra Starlight Kid e Rina.
Un incontro sublime, candidato già ad essere tenuto in conto per il premio di match dell'anno. Una grandissima prestazione di Starlight Kid che si conferma giustamente campionessa dopo l'ennesima stratosferica battaglia. Una SLK che però ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie perché Rina si è rivelata essere un'avversaria tutt'altro che di comodo. La giovane componente di Eight aveva già dimostrato tutto il suo valore durante il faraonico regno come Future of Stardom Champion, ma secondo me in questo match si è superata, è stata capace di elevare maggiormente tutto ciò che era stato in grado di dimostrarci in passato. A maggior ragione, questo quanto mostrato prima del match, nel promo di presentazione, tanto per intenderci, è stato davvero toccante. Tutti quei ricordi legati ad Anakimura, tutti quei filmati di repertorio che facevano vedere una piccola Rina alle prese con Ana, ammetto di essermi commosso non poco. E anche durante la contesa è stato davvero emozionante vedere di come il pubblico inneggiasse il nome di Rina e di come la stessa wrestler cercasse di rendere omaggio alla sua mentore con mosse prese dal repertorio di Anna Kimura, come ad esempio la Tiger Lily Driver. Un qualcosa di magico, se vogliamo, ma anche di triste, perché ci ha fatto ricordare quanto ci manca Ana e di come lei stessa si sia portata via un pezzo di noi quando ci lasciò. Ana Kimura ha di per certo lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori, un vuoto che però è stato un po' riempito da Rina, che ad oggi possiamo definire erede spirituale di quella grandissima lottatrice che è stata Ana. Io stesso ho scoperto la Stardom proprio grazie ad Ana e ad alcuni post che all'epoca vidi sparsi qua e là sul web inerenti a lei, che al tempo era diventata una delle stelle più brillanti della compagnia nipponica. Tornando al match, la vittoria di SLK non va comunque a oscurare la prestazione di Rina, che ci regala l'ennesimo capolavoro nella sua seppur giovane carriera. Grazie a Hanan, Hina e Rina, la Stardom è in buone mani, avendo tra le sue fila giovani ragazze talentuosissime, pronti a riscrivere la storia del Joshi Pororesu. Cosa ci sarà ora nel futuro di Rina? Chissà. Sicuramente la sua storia è ancora tutta da scrivere e sono certo che sentiremo presto parlare ancora di lei ad alti livelli. Mentre nel futuro di Starlight Kid sembrerebbe esserci Konami, che si è presentata al cospetto di SLK mostrando interesse verso la White Belt. Sarà lei dunque la prossima avversaria di Starlight Kid? Ho tenuto per ultimo la questione tra Sayaka Mitani e Tam Nakano perché in effetti è una questione alquanto spigolosa che mi fa preoccupare non poco. Sì, perché grazie alla vittoria ottenuta da Tam Nakano e da Sayaka Kurara, la leader di Cosmic Angels è stata in grado innanzitutto di tenersi stretta a Kurara, che durante la contesa ha avuto la possibilità concreta di tradire Tam, ma che non l'ha fatto, restando appunto fedele alla sua mentore. Questo ha portato alla disfatta di Saya e di Tora, che hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte al legame indissolubile tra Tam e Kurara. Questa vittoria però ha portato la Nakano a prendere una decisione drastica che ad oggi ritengo incomprensibile, o almeno così sembrerebbe. Sì, perché oltre ad aver ottenuto una nuova chance titolata, Tam ha scelto di alzare la posta, proponendo a Sayaka Mitani un match mortale, se vogliamo. Una stipulazione che non lascia molto spazio alle interpretazioni. Voglio dire, la perdente del match titolato, che andrà in onda lunedì 3 marzo, dovrà lasciare la Stardom. Sì, avete capito bene. Qualunque sia il risultato, tra pochi giorni, molto probabilmente, perderemo un elemento super importante del roster della Stardom. Sia Sayaka Mitani che Tam Nakano sono due wrestler eccezionali, due main eventer che sono parte fondamentale delle zone alte della compagnia e privarsi o dell'uno o dell'altra è un qualcosa da non augurarsi. Ecco perché sono rimasto piuttosto scioccato dall'annuncio fatto da Tam, un annuncio che molto probabilmente
colpirà Tam stessa. Ad oggi credo sia alquanto impossibile pensare a un addio di Sayaka Mitani, visto che è nel suo momento migliore. Phoenix Queen è all'apice del successo, il che l'ha portata ad essere una pedina fondamentale delle dinamiche della Stardom, e un suo addio a breve, ma sembrerebbe impensabile, francamente. Per quanto riguarda Tam, invece, il discorso è completamente diverso. Sì, perché se da un lato anche la stessa Nakano è fondamentale per la Stardom, già negli scorsi anni si era parlato di un suo possibile ritiro dalle scene. Già nel 2023, quando Tam vinse il World of Stardom Championship contro Giulia a All Star Grand Kingdom, si era vociferato che quello potesse essere il suo ultimo anno di attività. Cosa smentita poi dalla stessa Tam Nakano, che confermò la sua voglia di continuare a far parte del mondo del Joshi Puroresu. A questo punto però tutto farebbe pensare ad un suo possibile addio, magari proprio per appendere gli stivali al chiodo e intraprendere nuovi percorsi nella vita. Almeno che il tutto non faccia parte di una storyline che porterebbe Tam Nakano e Sayaka Mitani ad affrontarsi per un'ultima volta a All Star Grand Kingdom il prossimo 27 aprile per chiudere una delle rivalità più intense degli ultimi anni in uno dei palcoscenici più importanti al mondo. Torneremo sicuramente a parlare di ciò prima del fatidico 3 marzo. Intanto, almeno da parte mia, spero che tutto questo faccia davvero parte di una storyline e che l'eventuale addio di una piuttosto che dell'altra non sia veritiero, perché francamente per perdere una tra Sai e Tam, mi spezzerebbe il cuore. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, un video che ha cercato di racchiudere i miei pensieri su Path of Thunder, un pay-per-view che mi sento di promuovere a pieni voti. Uno show che ancora una volta prova al mondo intero che la Stardom è il posto dove lottano le migliori lottatrici del mondo. Non mi resta dunque che invitarvi a lasciare il vostro pensiero qua sotto nei commenti. Fatemi sapere che ne pensate della vittoria di Ina, nonché di ciò che aleggia intorno alla rivalità tra Sayaka Mitani e Tam Nakano, passando per la riconferma di Wingori e il successo di SLK. Detto ciò, vi chiedo gentilmente di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili, in modo da far scoprire i miei contenuti a tutti i vostri amici e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video a tema Stardom. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link del progetto Donne tra le corde, una finestra sul cortile del wrestling femminile mondiale. Un progetto che racchiude tutto l'amore per questa splendida disciplina e per tutte quelle atlete che ne fanno parte. Trovate tutti i dettagli ai link che trovate qui sotto. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore di essere rimasti con me fino alla fine. Alla prossima. Bye poi!